Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di libero arbitrio. Uno degli schemi che dobbiamo togliere dalla nostra mente, e quindi parliamo sempre di mente artefatta, e quindi depotenziarla un pochino, rimpicciolirla un pochino, è quella di essere dotati di libero arbitrio. Si è detto che Dio ha dotato gli uomini di libero arbitrio, ma evidentemente ha fatto male i conti, perché l'uomo il libero arbitrio non ce l'ha. Il libero arbitrio è la possibilità di scegliere fra soluzioni diverse o fra strade diverse. E l'essere umano non ha questa facoltà, innanzitutto perché ha un corpo e il suo corpo ha delle necessità imprescindibili. E quindi se io sono stanco non riesco a fare qualcosa, se io sono affamato penso al cibo e non riesco a fare altro, se io sono assetato vedo solo acqua fresca che scorre e non riesco a fare altro, se io ho una malattia che mi dà dolore io non riesco a fare altro, eccetera, eccetera. Ma questo è il meno, perché il condizionamento più grande è il condizionamento mentale. Come ho già detto, noi siamo tutti condizionati mentalmente, tanto è vero che ci portiamo dietro una descrizione del mondo. Prendo un po' a prestito il termine da Castaneda, che qualche cosa l'aveva capito, cioè una buona parte del percorso l'aveva fatto. Mentre la maggior parte di quelli che parlano di esoterismo il percorso non l'hanno nemmeno iniziato. Il libero arbitrio, per avere il libero arbitrio occorre uscire fuori dal condizionamento e quindi abbattere la mente condizionata, la mente cosiddetta doppia in quanto ci presenta continuamente una vocina che ci dice quello che dobbiamo fare, che ci giudica. Freud lo chiamava il superio, ma io andrei oltre, cioè non solo i genitori, ma tutta la società e anche di più, poi ne parleremo. Quindi per poter essere libero io dovrei innanzitutto essere libero da tutte le cose che mi hanno insegnato, il che vuol dire se mi insegnano che la terra è tonda, beh, si può vedere anche a occhio nudo se stai su una collina e guardi l'orizzonte, bla bla bla, eccetera, eccetera. E comunque c'è talmente tanta gente che l'ha potuto controllare scientificamente che si può dire che è vero. Ma guarda, basta guardare l'orizzonte quando si è di fronte al mare aperto. Quindi lì non è una questione di credere, ma è una questione di controllare e anche in parte credere. Cioè, se uno scienziato fa una scoperta e viene controllata, io sono portata a credere, fino a prova contraria, perché la maggior parte degli scienziati controlleranno questa cosa. E se non è vero non è che mi cambia la vita. Ma se qualcuno mi dice che esiste una divinità che mi deve salvare o che mi deve punire, lì il controllo scientifico è un po' difficile, perché è del tutto personale l'esperienza e il fatto che molta gente la condivida non significa assolutamente che sia vero. La stessa cosa dicasi degli spiriti del male, li vogliamo chiamare diavoli, demoni, spiriti malvagi, eccetera. Io devo sperimentare per credere. Però noi non sperimentiamo e crediamo, non solo, ma la fede è ritenuta un privilegio, un dono di Dio. Se è un dono, perché non lo fa tutti? Non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più disastri, eccetera. Anche se i cristiani sono stati sempre potentemente portati alla guerra.
La guerra è una virtù, detto in senso ironico, del patriarcato. La guerra è iniziata nell'età del ferro e nel matriarcato, come dice Esiodo, le opere e i giorni, non c'erano, gli umani non facevano le guerre. Lui parla dell'età dell'oro e dell'età dell'argento prima dell'età del ferro. L'età dell'oro non è difficile capire cos'è. È quello in cui siamo totalmente inconsci, siamo come gli animali e viviamo benissimo e non abbiamo consapevolezza della morte, eccetera. Infatti dice che all'epoca non si conosceva la morte, non si moriva, anzi. E infatti gli animali di solito non sanno di morire se non quando gli capita, perché se sono prossimi alla morte lo capiscono e come, altrimenti non ci pensano. Poi, sempre per Esiodo, c'è l'età dell'argento. L'età dell'argento è quello in cui i figli restano a lungo presso le madri e quindi non vengono portati in palestra a 12 anni come facevano i romani o a 6 anni come facevano gli spartani, togliendoli alle madri perché altrimenti venivano su imbelli, cioè non adatti alla guerra. E poi dice, erano però litigiosi per cui Giove li sterminò. Beh, vorremmo essere litigiosi ma senza guerre. Ed è vero comunque che il matriarcato è stato sterminato, in parte cambiato, in parte sterminato con la violenza. Naturalmente ci sono un sacco di studiosi che dicono che sono balle e che il matriarcato non esiste e che il potere della donna non c'è mai stato, ma bisogna essere ciechi per non vederlo, perché basta guardare la figura di Atena per capirlo. Voi immaginatevi oggi una dea con l'armatura, con l'elmo, con l'egida, con l'egida della Gorgone, bastava che lei scuotesse l'egida e i nemici erano folgorati, terrorizzati. Una donna con l'armatura non sarebbe mai stata concepibile in un mondo patriarcale, non l'avrebbe sopportato. E invece Atena è colei che dà la vita, il nutrimento e la morte. E la morte come si dà? Ma tantissimo attraverso la guerra, per esempio. Basta fare il confronto tra la Madonna e Atena, la Madonna sta con gli occhioni rivolti al cielo pregando, per carità dammi questo, fammi sta grazia, mentre Atena è colei che tiene lo scettro ed è armata, il che vuol dire che è padrona anche del potere e della guerra. Dire che non fosse matriarcale fa ridere i polli, anche perché circa 2500 anni fa le donne greche avevano il voto, ma in quell'epoca gliel'hanno tolto i maschi, proprio perché avevano votato affinché Atena fosse la patrona anzi, di Atene. I nuovi invasori non erano contenti di questo, per cui accettarono il voto, però poi le punirono togliendo loro il voto, mettendogli il bel velo in testa e allungandogli il peplo fino ai piedi. E quindi la mentalità è cambiata, il che vuol dire che è stato retrocesso l'istinto e si è formata una mente condizionata che ci condiziona. Ma allora noi non possiamo fare niente, non abbiamo nessun libero arbitrio? Non è così. Noi un piccolo arbitrio ce l'abbiamo, nel senso che non possiamo uscire fuori dalla prigione se non facendo un lungo cammino interiore, ma in questo cammino interiore possiamo scegliere di volta in volta una prigione più ampia. Quindi possiamo allargare le mura di questa mente.
uno dei modi per allargare le pareti di questa mente, parliamo sempre della mente artefatta, è quella di capire che non possediamo un libero arbitrio. E se capiamo di non possedere un libero arbitrio, ci chiediamo quali sono le cose che ci condizionano, no? Per esempio, ci condiziona il rapporto uomo-donna, per esempio ci condiziona il rapporto fra le diverse razze umane, soprattutto ci condiziona il rapporto con gli animali e con la natura. Ci condiziona tutto ciò che ci è stato insegnato su questi argomenti e ben altro. Ci condiziona anche ciò che ci è stato insegnato rispetto alle persone che hanno un diverso orientamento sessuale, vale a dire gay, lesbiche, trans, eccetera, eccetera. Qui ritorniamo al tema del giudizio. L'altro giorno una persona che ha letto, che ha guardato uno dei miei video, ha detto, beh, però dovevi aggiungere che Gesù Cristo ha detto scagli la prima pietra colui che è senza peccato, come a salvare la prostituta, no? E io sono d'accordo, perché il Cristo non giudicava e quindi ha usato il metodo, la frase più adatta per togliere le armi di assassinio agli uomini che volevano lapidare una donna solo perché era un'adultera o una prostituta. Il giudizio verso la sessualità della donna è sempre artefatto perché non ha mai lo stesso riscontro nel campo maschile. Voglio dire, la morale è uguale per tutti, non è diversa a seconda del sesso, della religione, della razza, eccetera. Così come la legge dovrebbe essere, no? E invece non è così. Delle cose si perdonano a un uomo ma non a una donna. Se un uomo va a prostitute, beh, è un po' birichino, ma se è una prostituta è una mignotta, figlia di madre ignota, che è un vocabolo molto dispregiativo. La libertà sessuale dell'uomo e della donna è sempre cambiata attraverso le epoche. Per esempio, non dimentichiamoci che Saffo era una lesbica che aveva un tiaso dove insegnava la poesia alle donne, perché era donna di cultura e di saggezza. Tra l'altro era una poetessa straordinaria per quel poco che ci ha lasciato. E allora le donne erano libere di andare in un tiaso, il tiaso era una specie di monastero, diciamo, ma non così severo, dove si radunavano le donne, in questo caso con la donna, per imparare da lei, per imparare la poesia, ma anche l'arte di vivere. Questo non faceva scandalo, anzi, era, essendo la Saffo di grande valore poetico, era ritenuta una donna di spicco, no? Oggi sarebbe disprezzata in quanto lesbica da molte persone. Poi ci sono le persone aperte di mente che dicono: a me non importano, non importa che ci sia il gay, che ci sia la lesbica, eccetera. Gli uomini dicono: a me non importa, non danno fastidio i gay, purché mi lasciino in pace. Come se i gay andassero a caccia di etero, cosa che accade molto, ma molto difficilmente, quasi impossibile, perché fanno tutt'altro che cercare rogna, visto i pericoli che corrono.
E altri invece dicono no, a me stanno bene sia i gay che le lesbiche, però poi se il figlio o la figlia vanno da loro e dicono guarda papà e mamma io sono gay oppure sono lesbica, allora cominciano a dire ma com'è possibile, ma forse ti sbagli, ma non ci credo, secondo me si illude di essere così ma non è così, eccetera, eccetera. Il che denuncia che tanto aperti non sono. E anche perché nel Sud Italia è molto raro l'acting out, cioè la dichiarazione autodichiarazione di essere gay o lesbiche, mentre è molto più facile nel Nord Italia perché c'è un'apertura mentale di costume maggiore, di costume. Attenzione, non perché è interiorizzata, ma è di costume. Nel Sud Italia non c'è neanche di costume. Io sono un amante del Sud Italia, sia chiaro, che secondo me è sottovalutata da morire, non è aiutata come dovrebbe ed è la parte forse più bella dello stivale italiano. Chiusa parentesi. Parliamo del libero arbitrio e non c'è libero arbitrio se ci sono delle preclusioni mentali. Se io non devo obbedire a degli schemi mentali, ad esempio, non posso essere gay. Ci sono una molteplicità, ma un grandissimo numero di gay che sono sposati con figli che non confessano neanche a loro stessi di essere gay. O se lo confessano tardi, e a volte si è il caso di padri di famiglia che lasciano la famiglia e se ne vanno per questa ragione. E spesso le donne li odiano, poverini, che colpa ne hanno? L'umanità si è comportata in modo appunto molto diverso rispetto a questi comportamenti sessuali diversi. Per esempio in Grecia era naturale la pederastia, e cioè l'adulto gay che sceglieva come amante il giovinetto gay, l'efebo, che a mio parere è invece una cosa immorale, in quanto i minori devono essere lasciati in pace, perché non sono in grado di scegliere, lo sono poco anche gli adulti, ma figuriamoci i minori. Però questo era non solo tollerato, ma addirittura era considerato molto normale. Chiedo scusa. E poi successivamente i romani considerarono lecita l'omosessualità maschile purché l'uomo, il romano, fosse recitasse una parte attiva e non passiva, cioè fosse colui che penetra ma non viene penetrato, perché altrimenti non era maschile ma era femminile, quindi di razza inferiore, di grado inferiore. E per ottenere ciò naturalmente ricorrevano ai fanciulli, e anche questo lo trovo profondamente immorale. Viceversa, ad esempio, Giulio Cesare, che andava con gli adulti, maschi e femmine che fossero, fu considerato da Catullo un pervertito, no? Lo chiamò quei due pervertiti, Mamurra e Cesare, perché erano due adulti, no? Quindi ricorrevano l'uno con l'altro alla penetrazione, quindi non erano abbastanza mascolini. Cesare veniva infatti chiamato scherzosamente dalle sue truppe la regina di Bitinia, perché era stato l'amante del re di Bitinia, molto più grande di lui, sicuramente aveva avuto anche una figura passiva nel rapporto sessuale. Eppure Giulio Cesare era molto mascolino nel senso della decisione, della capacità,
della capacità di rischiare, dell'intelligenza, nell'intelligenza che osa, no? E, tanto è vero che poi, quando Cesare prese il potere, Catullo venne invitato alla casa, sì, insomma, di Cesare, alla reggia di Cesare, e Cesare lo perdonò. Catullo andò lì per chiedere perdono per questo e lo invitò a entrare, gli dette ingresso libero a corte quando voleva. Questo era Cesare, che se ne infischiava dei giudizi degli altri. E successivamente, arrivata la Chiesa, i gay non devono esistere. Anzi, potevano essere messi a morte, potevano essere messi in galera, è successo di tutto. Oscar Wilde fu messo in galera perché era omosessuale. Oggi è tollerato, è dichiarato dalla psichiatria ufficiale come stato naturale e non come malattia, ma dalla folla, dai popoli non viene recepito. In alcuni paesi ancora vengono lapidati o uccisi i gay. Questo fa capire che il libero arbitrio non c'è, perché ancora in un paese arabo può capitare che una donna adultera viene lapidata e che la gente trovi giusto che venga lapidata, così come un giorno si trovava giusto e faceva pure spettacolo che la strega, fra virgolette, fosse bruciata su un rogo. Oggi non la bruciamo più su un rogo, però le lasciamo alla donna un ruolo inferiore rispetto all'uomo. Tant'è vero che in politica poco ci arriva una donna, all'estero molto di più. E il libero arbitrio è la capacità di scegliere al di là delle barriere mentali. Ma prima bisogna togliere le barriere mentali, perché altrimenti le nostre scelte sono tutte condizionate. Attenzione, noi siamo talmente condizionati che poi quando cade la mente ci accorgiamo che siamo condizionati addirittura nel cibo, non per quello che ci hanno detto, ma per le sensazioni che abbiamo. Non so, a qualcuno piace un cibo perché quando era piccolo glielo faceva il genitore buono, eccetera, eccetera. Oppure a qualcuno piace il caffè perché il caffè gli dà il senso della coscienza e dell'essere sveglio e ha paura di non essere cosciente perché chissà che succede, eccetera, eccetera. Il condizionamento fa superare le barriere della nazione, della religione, dei partiti politici, della supremazia dell'uomo sul creato. Quando noi abbiamo abolito tutto questo, possiamo dire di aver acquisito un certo libero arbitrio, perché noi siamo schiavi del nostro tempo. Siamo schiavi della mentalità del nostro tempo. A noi ci hanno insegnato che l'antichità era un po' becera, gli uomini capivano poco, ragionavano poco, mentre gli uomini moderni sono fantastici, hanno la tecnologia, eccetera. Io credo che l'importante sia come un popolo vive in serenità e armonia, più che in tecnologia. Non demonizzo la tecnologia, che al contrario mi piace moltissimo. Come vedete la adopero, viva la lavatrice, viva la tecnologia, eccetera. Però non può sostituire il mondo dei sentimenti. Non può essere preponderante rispetto al mondo dei sentimenti, perché se noi avessimo dei buoni sentimenti noi vivremmo meglio. Ma per avere dei buoni sentimenti non si possono
non si può seguire il principio dell'obbedienza. Io ti do dei canoni dove tu devi essere buono e tu obbedendo sarai buono. Non è vero. Ecco, questo è sbagliato, perché i sentimenti non rispondono agli ordini, sono indipendenti dai nostri ordini. Come quando una persona va in chiesa e giura di amare il proprio partner tutta la vita. Non può farlo, non è vero, è una bugia. Perché può dire io farò del tutto per rimanere fedele e amare, però non posso garantirlo, perché ai sentimenti non si comanda. La mente non comanda sui sentimenti. Accettare questa verità è già far cadere uno schema mentale. Alla prossima, arrivederci.